Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. Io sono Daimon X e questo è Human Fantasy. Il tema del video di oggi è piuttosto particolare, ma altrettanto interessante. Sarà il primo di una serie in cui ci focalizzeremo sui pianeti del Sistema Solare e andremo a scoprire come venivano immaginati nelle opere di fantascienza più datate e descritti in quelle più recenti. Ovviamente partiamo da quello che si trova più vicino al Sole e prende il nome dal messaggero degli dei romani, Mercurio. Essendo uno dei pianeti più vicini alla Terra, Mercurio è stato usato spesso come ambientazione di racconti e romanzi di fantascienza, soprattutto negli anni 40 e 50, quando le conoscenze su di esso erano più limitate rispetto ai giorni nostri e si pensava che volgesse verso il Sole sempre e solo un unico lato. Uno dei temi più ricorrenti descritto nei racconti è il pericolo dell'esposizione alle radiazioni solari e la possibilità di proteggersi rimanendo all'interno del terminatore. Il terminatore è una linea immaginaria che divide la parte illuminata di un pianeta da quella in ombra ed equivale a quelli che noi chiamiamo comunemente alba e tramonto. A causa della precessione del perielio piuttosto accentuata, Urbain Le Verrier nel 1859 ipotizzò l'esistenza di un altro pianeta nelle vicinanze. Il pianeta fittizio venne poi chiamato Vulcano e fu visitato con l'immaginazione nel 1882 nel romanzo A Thousand Years Hence di Nunzov Green. Successivamente Albert Einstein riuscì per primo a fornire una spiegazione corretta di queste anomalie nel 1915. Originariamente si credeva che Mercurio fosse in orbita sincrona con il Sole e che volgesse verso di esso sempre la stessa faccia, con temperature estremamente calde su quest'ultima ed estremamente fredde su quella in ombra. Si presumeva anche che la zona crepuscolare fosse una fascia abitabile. Questa visione del pianeta fu poi cancellata nel 1956, quando gli astronomi scoprirono che ruota su se stesso 3 volte ogni 2 rivoluzioni, esponendo l'intera superficie al Sole. Le opere di fantasia si dividono quindi in 2 gruppi: quelle antecedenti a tale evento, che usano il vecchio Mercurio, con il suo lato buio e quello illuminato, e le storie che riflettono una conoscenza scientifica più aggiornata. Ora vediamo alcune delle opere letterarie del vecchio Mercurio, risalenti prima del 1956. I Planetary Romance nella Terra della Grande Luce del 1930 e La Principessa di Mercurio del 1931, entrambi di Ray Cummings e raccolti in italiano in un unico volume chiamato poi La Principessa della Luce, sono avventure ambientate in un Mercurio dall'orbita sincrona. Il protagonista è Jack Dean, un terrestre trasportato sul pianeta senza il suo consenso da un misterioso trasferimento astrale. Nei racconti di Leigh Brackett, in particolare I demoni del lato oscuro e World is Born, entrambi del 1941, La spada di luce del 1942 e Shannak, l'ultimo, del 1952, un Mercurio in orbita sincrona presenta una cintura del crepuscolo, esposta a pericolose variazioni di caldo e freddo e a devastanti tempeste solari. Nelle storie di Isaac Asimov, Mercurio appare spesse volte come ambientazione. Asimov scrisse tutte quelle storie prima che gli astronomi scoprissero che il pianeta non aveva un'orbita sincrona intorno al Sole. Il pianeta è sempre rappresentato con una faccia in permanenza buia e un'altra in piena luce. Nel racconto Circolo vizioso, una base su Mercurio invia robot a cercare del selenio, essenziale per proteggere la base dal sole intensissimo del pianeta. Il robot però impazzisce durante il percorso e gli uomini della base devono usare le loro conoscenze delle 3 leggi della robotica per farlo rinsavire. Nel romanzo Lucky Star e il grande sole di Mercurio, pubblicato nel 1956, l'intera storia è ambientata su Mercurio e il punto chiave della trama si basa sulla convinzione
che il pianeta presenti un emisfero perennemente bruciato dal Sole e uno perennemente in ombra e gelato. In Isole cosmiche di Arthur Charles Clarke del 1952, una strana creatura vive nel lato permanentemente buio del pianeta, recandosi in maniera sporadica nella zona del crepuscolo. In Pianeta di ghiaccio di Al Clement del 1953, degli alieni basati sul silicio stabiliscono una base sul lato caldo del pianeta. Ciò non è abbastanza per loro, che mettono la base nel mezzo di un cratere con specchi sul bordo per concentrare la luce solare e raggiungere la temperatura necessaria. In Sfere di fuoco di Eric Van Lien del 1953, dei coloni terrestri vivono sul pianeta protetti da delle enormi cupole ermetiche. Le forme di vita intelligente indigene sono delle sfere di pura energia incandescente. Nel breve racconto Traversata al Sole del 1956, scritto da Alan Edward Norse, l'unico sopravvissuto di un gruppo di 4 esploratori cerca di affrontare la traversata della faccia illuminata di Mercurio al perielio, senza valutare in modo corretto i pericoli del viaggio. Vi ho accennato alcune delle opere del vecchio Mercurio, ora vediamone altre basate sul nuovo Mercurio. In Incontro con Rama del 1973 di Arthur Charles Clarke, Mercurio è sotto il controllo di un governo di minatori di metalli, che cercano di distruggere il vascello arieno Rama. In Spedizione Sundiver del 1980 di David Breen, i personaggi trascorrono la maggior parte del tempo su Mercurio, tra una spedizione e l'altra nella cromosfera del Sole. Nei romanzi e racconti di Kim Stanley Robinson, specialmente The Memory of Witness del 1985, Mercurial del 1986 e il Blue du Marte del 1996, Mercurio è la sede di una vasta città chiamata Terminator. Allo scopo di evitare le radiazioni solari, la città si muove attorno all'equatore tramite dei binari, regolandosi con la rotazione del pianeta in modo che il Sole non si alzi mai completamente dall'orizzonte. La forza motrice che spinge la città proviene dal calore del Sole, che espande le rotaie nella faccia illuminata. La città poi è governata da un dittatore autocratico chiamato il Leone di Mercurio. In Manifold Space del 2000 di Steven Baxter, Mercurio è l'ultimo posto dove gli umani si sono rifugiati, dopo che diversi colonizzatori extraterrestri hanno sterminato la loro razza dal resto del sistema solare. In Mercury di Ben Bova del 2005, la storia è tratta in maniera dettagliata del dramma umano riguardante l'esplorazione di Mercurio, dei motivi per cui le persone sarebbero interessate a visitarlo, come ad esempio sfruttare l'energia solare intensa per via della vicinanza con il Sole, e delle sfide che si presenterebbero. Vi ringrazio per aver guardato questo video. Se avete qualche opinione o conoscete qualche altra curiosità, lasciate un commento qui sotto. Se vi è piaciuto e desiderate vedere altri contenuti simili, iscrivetevi a questo canale e attivate le notifiche per non perdervi i prossimi video. Grazie ancora per il supporto e alla prossima!